il potere, stata di il potere, ma dove chissà se mai bella, 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 ma dove chissà se mai bella, 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 bella. Buonasera, buonasera a tutti e ben trovati. Finalmente diamo inizio alla 15ª edizione del Palio degli Asinelli. Siamo in diretta, Ollolai è una comunità ancora una volta in festa. Era il 1970 quando per la prima volta i rioni storici di questo paese si mettevano in competizione tra loro sfidandosi in una corsa tra asinelli. Da allora sono passati 46 anni e oggi quella manifestazione, quell'incontro che vedeva coinvolta una intera comunità ha avuto un importante successo dal punto di vista regionale e non solo. Il Palio degli Asinelli è il grande evento dell'estate in Barbagia. Fateci sentire un bel applauso perché oggi siamo in tanti qua, E siamo in tanti anche collegati in diretta streaming su Sardegna Live, sull'Unione Sarda, Eia TV, un evento che ovviamente va oltre i confini dell'isola e in questa giornata di festa noi lo abbiamo raccontato attraverso una sigla. I di Liriana, Carlo Crisponi, Silvano Fadda e Giovanni De Melas hanno intrecciato i suoni di una poesia e del ballo tradizionale per raccontare un'emozione attraverso i passi di danza. La sigla ufficiale del Palio.
de virtudes, venire a su palio de Ollolai. Eccoci qua ancora in diretta da Ollolai. Se quell'evento avviato nel 1970 ha assunto i caratteri di un'importata regionale, richiamando ogni anno qui a Ollolai migliaia di turisti e visitatori, il merito è dell'associazione turistica Proloco di Ollolai, che ogni anno si impegna, si rimbocca le maniche e tante persone ovviamente portano avanti un'organizzazione impeccabile. Pierpaolo Soro, ben trovato, tu sei il presidente di un gruppo unito, un gruppo che va avanti davvero determinato e con un grande entusiasmo. Sì, buonasera a tutti, sì è vero Roberto, per portare avanti una manifestazione del genere bisogna avere un gruppo costante che lavora. Un grazie a tutti e a tutti quelli che ci stanno aiutando oggi per il palio. Grazie davvero a tutti, tra l'altro facciamolo questo applauso, così lo facciamo arrivare anche alle persone che ci stanno guardando oltre i confini della nostra isola, perché dobbiamo riuscire a trasmettere loro l'emozione che si prova in questa giornata di festa. Tra l'altro la delegazione di Ollolai ha fatto parlare non solo di questo centro nel cuore dell'isola, ma ha portato alto il nome di tutta la Sardegna, perché nel mese di maggio la delegazione di Ollolai appunto è volata alla volta di Camposano in provincia di Napoli, ha partecipato al palio del Casale, c'erano fantini provenienti dal Canada, dalla Croazia, dal Pakistan, e ha vinto ancora una volta Ollolai. Il fantino ollollaese Valentino Busso ha tagliato per primo il traguardo e ha portato a casa il terzo titolo consecutivo. Questo è un bel successo, una bella emozione che ci siamo portati a casa, e noi quell'emozione l'abbiamo raccontata attraverso questo video. Signore e signori, benvenuti. Signori, diamo il benvenuto alle delegazioni. Per la regione Sardegna, dentro il Casale di Camposano, la delegazione di Ollolai, campione in carica. Ollolai, 15ª edizione del Palio degli Asinelli, 13ª edizione dei Supalu de Sos Viinados. Sono loro i campioni del Palio Mondiale di Camposano a Napoli. La delegazione di Ollolai porta in alto i colori della Sardegna. Il fantino ollollaese Valentino Bussu, in sella al suo asinello nano malefico, regala un'emozione che arriva dritta al cuore di tutti. L'orgoglio dell'appartenenza, un sentimento di forte attaccamento alla nostra isola. Il Palio degli Asinelli di Ollolai è uno degli eventi di maggior richiamo dell'estate in Sardegna, uno spettacolo unico nel segno di una sana e avvincente competizione. L'atmosfera gioca sui tasti dell'imprevedibilità, il pubblico attende trepidante, gli asinelli si allineano al nastro di partenza e poi la corsa lungo la piazza Marconi per tagliare il traguardo. Tutto è pronto, ancora una volta il Palio di Ollolai offrirà uno spettacolo ricco di agonismo, musica e divertimento. Supalu de Sos Viinados è uno spettacolo che coinvolge l'intero paese. I rioni si organizzano e attivano una sfida interna che mira alla conquista del titolo, una sorta di grande gioco di società che apparentemente mette un rione contro l'altro, ma in realtà unisce tutti. Benvenuti a Ollolai, benvenuti alla 15ª edizione del Palio degli Asinelli.
Benvenuti all'Ollai, benvenuti alla 15ª edizione del Palio degli Asinelli. È la novità di quest'anno che ovviamente la comunità ollollaese ancora una volta apre le braccia dell'ospitalità e accoglie due delegazioni che arrivano da due città dell'Italia che ovviamente portano avanti da anni storici pali, alcuni dei pali più importanti della nostra nazione. L'applauso in apertura lo facciamo alla Contrada del Ghetto del Palio di Allumiere che abbiamo presentato prima di farli entrare con questo video. Allumiere nel Lazio si svolge ogni anno la prima domenica dopo il 15 agosto ed è ormai divenuto una festa di interesse regionale. Dal 1965 si è ripresa un'antica tradizione folcloristica che sembra risalire ai primi anni del 1500, allorché il senese Agostino Chigi ebbe in concessione dalla Reverenda Camera Apostolica l'appalto per l'escavazione dell'allume. Le sei contrade, Ghetto, Burò, Polveriera, La Bianca, None e Sant'Antonio, in cui è suddiviso il paese, si contendono il palio lungo la pista approntata nella 500esca piazza della Repubblica. Da Lumiere, protagonista del Palio di Olollai, la Contrada del Ghetto. E in piazza Marconi fa il suo ingresso la delegazione di Allumiere, la Contrada del Ghetto. Con questo applauso accogliamo gli ospiti di questa edizione del Palio degli Asinelli. Con questo applauso accogliamo e salutiamo gli amici di Allumiere, protagonisti in piazza Marconi qui a Olollai, i protagonisti della 15ª edizione del Palio degli Asinelli a Olollai.
Però c'è un'altra delegazione ospite, loro arrivano dal Piemonte e sono gli amici, gli sbandieratori e musici del Borgo Moretta del Palio di Alba, che con questo video abbiamo firmato attraverso delle emozioni che ci portano dritti nel Piemonte. Nel 1275 Alba e Asti erano in guerra. Gli astigiani corsero il loro palio sotto le mura di Alba in segno di vittoria sulla città nemica. Gli albesi, a loro volta, decisero di correre un palio all'interno delle loro mura con gli asini, in segno di irrisione verso gli avversari. La rievocazione dell'episodio avviene sempre la prima domenica di ottobre, nella piazza Osvaldo Cagnasso. Qui, i 7 asini delle borgate si contendono il palio in una piazza gremita, con borghigiani festosi che incitano, urlano, ridono e con fantini che tentano in ogni modo di farsi obbedire dagli asini. Il palio è un mix di goliardia e tradizione, un variegato universo di colori dove trionfano gli stemmi e i drappi dei borghi cittadini. Ospiti della 15ª edizione del Palio degli Asinelli di Ollolai, gli sbandieratori e i musici del Borgo Moretta del Palio di Alba. In piazza Marconi fanno ora il loro ingresso gli amici dei Alba, il Borgo Moretta.
E mentre la piazza Marconi si riempie di colori con gli amici di Allumiere e con gli amici di Alba, io sono in compagnia di Tore Budroni, lo speaker ufficiale del Palio. Ci siamo quasi e ci stiamo regalando in questo momento dei percorsi che ovviamente riguardano tanti rapporti e tante strette di mano degli amici della Proloco con altre informazioni dei pali di tutta Italia, però tra poco in pista con gli asinelli. Beh, adesso aspettiamo solo che ci consegnino i fogli con le batterie e noi siamo pronti a partire. Tu sei carico, Tore? Ma diciamo di sì, tutti gli anni, tanto poi è un crescendo, no? Si parte con la più soft e poi si arriva alla finale e poi la finale che poi interessa a tutto il paese. 15ª edizione del Palio degli Asinelli e 13ª edizione dei Supalu de Sosvi Inados. I rioni di Olollai sono 5, Laralai, Ferruzzone, Sapadule, Sumontriccu e Sistradone. Vincitore dello scorso anno è? Laralai. Laralai, e quando si parla del Supalu si parla di questo simbolo di vittoria che è trainato dal carro a buoi. Beh sì, il cencio senese e qua è il Palio Supalu, come lo chiamano qui ad Olollai, e che quest'anno tra l'altro è stato anche rinnovato. È stato rinnovato perché un artista ollollaese ovviamente ha riportato i colori di una nuova immagine. E con questo applauso accogliamo i vincitori dei Supalu de Sosvinados dello scorso anno, Supalu in piazza Marconi con Laralai. Tutta la comunità aspetta con ansia la corsa de Sosvinados. Le contrade sono 5, sono caratterizzate dai colori che le contraddistinguono e dagli animali che le simboleggiano. Il rosso-blu è su Sirvone per Ferruzzones, il bianco-verde sa Tartaruga per Laralai, celeste e arance sa Store per Sapadule, oro e argento e su Beccu per Sumontricu, il giallo-nero e su Gattu per Sistradone.
Gli sbandieratori e i musici di Alba sono in pista qui in piazza Marconi, noi stiamo trasmettendo in diretta streaming l'evento, abbiamo tante telecamere dislocate in tutto il percorso in alta qualità e quindi faremo vivere a tutti questa emozione. Cristina dovrebbe essere in compagnia di ospiti che ovviamente sono venuti in questa giornata a trovarci. Cristina, se ci sei ti do subito la parola così sentiamo dal vivo quelle che sono le emozioni di questa serata. Grazie Roberto, mi trovo di fronte al palco, sono tantissime le persone come ogni anno che non rinunciano a questo appuntamento estivo e qui accanto a me, alla mia sinistra, abbiamo una persona che arriva dalla Francia. Allora, cos'è questo Palio degli Asinelli? Buonasera a tutti, è la prima volta che vengo, non la conosco veramente, ma penso che sia un palio bellissimo, come queste persone di questo paese, che io ho un amico che voglio salutare, che forse non so se c'è questa sera, Pietro Cottu e famiglia anche, tanti auguri a tutti i ololesi, grazie. Anche un appello, insomma, abbiamo fatto Roberto e poi non arrivano solo persone, insomma, da fuori, arrivano anche persone che vivono qui in Sardegna e che hanno amici, lo stesso a Ololai, che per la prima volta vedono il Palio degli Asinelli. Quali sono le sue sensazioni? Beh, anzitutto buonasera a tutti, la sensazione è bellissima anche perché a Ololai ci vado abbastanza spesso, quindi è un paese fantastico, molto ospitale. Ripeto, una sensazione bellissima, è la prima volta che assisto a questo palio e che venga il migliore. Viva la Sardegna! Evviva Ololai! A te Roberto! Evviva Ololai, evviva la Sardegna! C'è un campione che parte da Ololai e ritrova il suo sogno in quel di Siena. Lui è il campione del Palio degli Asinelli a Camposano, il Palio del Casale. Noi abbiamo parlato e abbiamo raccolto le sue emozioni in questo video, guardiamolo insieme. Valentino Bussu è il fantino di Ololai che grazie alla sua abilità e alla sua tenacia ha conquistato prestigiosi titoli portando in alto il nome della Sardegna in occasione dei pali che ha disputato oltre i confini del mare. Io partecipo naturalmente per Giuvina di Laralai, la mia contrada. Spero stanotte di vincere e fare il successo che ha fatto il 12 maggio a Camposano a Napoli. Nel mese di maggio a Camposano, in provincia di Napoli, con la delegazione ollollaese ha trionfato al Palio del Casale, evento che quest'anno ha visto scendere in piazza i fantini provenienti dal Canada, dal Pakistan, dalla Croazia e da tutte le regioni d'Italia. Con il suo asinello Nano Malefico è riuscito a farsi valere su tutti gli sfidanti, sfrecciando in pista, dimostrando bravura e abilità. Per lui è il terzo titolo consecutivo. Valentino Bussu è il fantino, campione di Ololai. Valentino Bussu, il fantino, campione di Ololai, è con noi ovviamente in questa serata perché tra poco salirà sul suo Nano Malefico per disputare la gara. Lo accogliamo con un applauso qui sul palco. Ben trovato Valentino. Ciao Valentino, ben trovato. Sei pronto, sì? Pronto. Nano Malefico? In forma. E Nano Malefico è in forma. Pierpaolo, a te la parola perché l'associazione turistica Proloco ha pensato di omaggiare Valentino con una targa in segno di riconoscenza. Certo, omaggiamo Valentino con un premio speciale di aver portato in alto il nome di Ololai e di tutta la Sardegna al Palio del Casale 2016, il presidente Pierpaolo Soro, il sindaco di Ololai e Fisio Arbau. Grazie Valentino, mi raccomando questa targa la devi appendere nella tua scuderia. In bocca al lupo perché ti vogliamo presto al Palio di Siena, devi far parlare non solo di Ololai ma di tutta la Sardegna. Grazie ancora a Valentino, preparati. Pierpaolo, noi siamo quasi pronti per dare inizio alla gara, adesso diamo la possibilità agli amici di Alba di esibirsi anche a favore delle tribune centrale e poi ancora una volta con i Dilliriana tanta musica.
Giusto, le iscrizioni sono chiuse, abbiamo già 4 batterie da 4 asinelli, quindi tutto pronto. Tutto è pronto, ancora un applauso e tra poco entreremo nel vivo di questa edizione del Palio degli Asinelli.
E questo è l'applauso che saluta gli sbandieratori e musici del Borgo Moretta del Palio di Alba, un saluto che si estende ovviamente alla contrada del ghetto del Palio di Allumiere. Vediamo in pista anche su Palu, i vincitori dell'anno scorso sono stati gli amici del Rione di Lara Rai, che tra poco saranno qua sul palco per consegnare su Palu al presidente della Proloco, e poi in tarda serata su Palu il simbolo di vittoria verrà consegnato ai nuovi vincitori. Sbandieratori e musici del Borgo Moretta del Palio di Alba, spettacolo allo stato puro e l'intrattenimento e poi l'esplosione in un applauso di tutta la piazza Marconi, gremita ancora una volta per una nuova edizione del Palio degli Asinelli. Cristina, so che sei in compagnia di un amico di Alba, quindi ti lascio la parola. Roberto, esatto, sono con Bruno, vogliamo conoscere meglio questi amici che sono venuti a trovarci. Allora, innanzitutto com'è andata e quali sono le emozioni che si provano a sfilare in questa piazza?
sono forti le emozioni, noi è il primo anno che partecipiamo, siamo stati invitati dagli amici di Ololai che ci siamo conosciuti a Camposano, l'emozione è fortissima, quindi grazie ancora dell'invito, i ragazzi sono molto soddisfatti anche per l'ospitalità di Ololai. Ovviamente l'appuntamento lo rinnoviamo per il prossimo anno. Senz'altro sarà un nostro piacere, se ci invitate vedremo di esserci. Okay? Però noi anche veniamo ad Alba. Certamente sarete invitati la prima domenica di ottobre che facciamo durante la fiera del tartufo internazionale del bianco d'Alba, ci sarà il Palio degli Asini la prima domenica. Grazie mille. Cristina cerca anche Augusto Vela della contrada del Ghetto del Palio del Lumiere perché vogliamo sentire anche la sua testimonianza. E ora davanti a me fa il suo passaggio su Palu, ovviamente a bordo del carro trainato dei buoi, e il rione di Laralai in festa. I colori del verde trionfano e portano alto il nome di un percorso che lo scorso anno li ha visti vincitori. Pierpaolo Soro, io ti vorrei ancora una volta qua vicino a me sul palco, perché a te il rione di Laralai dovrà consegnare questo simbolo di vittoria e tu stanotte lo consegnerai ai nuovi vincitori, quindi potete raggiungerci qua sul palco, amici del rione di Laralai, che con le vostre magliette verde state colorando la piazza Marconi. Tante persone, Pierpaolo, ancora una volta hanno deciso di venire in questo centro della Barbagia, nel cuore dell'isola, e Ololai ancora una volta ha aperto le sue braccia ospitali per accogliere tantissimi visitatori e turisti. Un percorso che ovviamente vede protagonista la Proloco di Ololai, ancora una volta impegnata nel grande evento dell'estate in Barbagia. Vogliamo il gonfalone Laralai qua subito sul palco, perché c'è la consegna ufficiale al presidente della Proloco, che lo terrà in custodia per questa serata prima di consegnarlo ai nuovi vincitori. Sono 5 i rioni, li abbiamo nominati tutti prima: Feruzzones, Laralai, Sappadule, Sumuntricu e Sistradone. Ognuno si contraddistingue per i colori della maglietta e poi il simbolo, l'animale che appunto simboleggia il rione. Su Palu sta per fare il suo ingresso nella piazza, in questo caso sta per essere consegnato al presidente della Proloco Pierpaolo Soro, e prima di dar vita alla prima batteria ci daremo ovviamente spazio e ci concederemo ancora una volta un ballo qua in piazza con i Dilliriana. Però l'applauso per i vincitori dello scorso anno, il rione di Laralai. Pierpaolo, prendi in consegna su Palu. Da quest'anno su Palu c'è una novità, abbiamo voluto rinnovarlo ogni anno con un dipinto dedicato al nostro paese, e l'artista sarà Antonio Moro, un locale di Ololai. Grazie, rappresenta la chiesa e l'asinello, quindi quest'anno, ogni anno c'era un nuovo disegno. Perfetto, quindi avremo in custodia noi il su Palu. Voi sì, potete andare perché vi vogliamo in pista, pronti per correre una nuova edizione del Palio. Pierpaolo, puoi metterlo sul lato del palcoscenico. Ancora musica qua in piazza Marconi, sempre in diretta da Ololai per la 15ª edizione del Palio degli Asinelli.
non penso schippada, e non penso schippada, è colpa mia. Cade o me da teni un daia, te nos unire, 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 sasconos un pari.
Give me fresca energia, give me fresca energia, give me fresca energia. Faccio giardini in pena, pensando, 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 ma pensando, 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 colomba mia. A chi l'ha inventato vedo un grande poeta, vedo un grande poeta, vedo un grande poeta. Sonette, 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 carusonette, sonette, carusonette, ma in bator di chi serrato, in bator di chi serrato, in bator di chi serrato, ma sonette, carusonette, in bator di chi serrato. A chi l'ha inventato vedo un grande poeta, vedo un grande poeta, vedo un grande poeta, ma sonette, 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 carusonette. Ormai prossimi alla prima batteria di questa 15ª edizione del Palio degli Asinelli, prima batteria che risulta così composta con il numero 35 Margherita Mario Vela per la scuderia Contrada il Ghetto, con il numero 36 Acciaio Giovanni Bussu per la scuderia Bussu, con il numero 19 Bulluzzo Antonello Spina per la scuderia Eurospina e con il numero 27 Ziccarru Giuseppe Talanas per la scuderia Talanas. Saranno 4 i passaggi che dovranno effettuare davanti all'arrivo. I primi 2 classificati saranno i primi 2 finalisti di questa edizione del Palio. Quindi 3 giri completi di pista più il pezzo della partenza. 4 passaggi davanti al palo d'arrivo. Ripetiamo, i primi 2 classificati saranno i primi 2 finalisti di questa 15ª edizione del Palio. Finale che si svolgerà ad 8 con 4 batterie da disputarsi più la finale, quindi con 8, e successivamente si procederà con il sorteggio di ingresso al canape e la partenza del Subaru de Sovvichinados, che quest'anno ha rinnovato il cencio
Attendiamo l'ingresso in pista dei partecipanti alla prima batteria e quindi procedere con le prime selezioni di questa serata. Edizione del Palio degli Asinelli, noi siamo pronti per disputare la prima batteria. Tore, vediamo come ci disporremo al nastro di partenza.
Sì, saranno 4 le batterie con 4 asinelli per corsa, quindi saranno 4 le corse a cui assisteremo con i primi 2 classificati per ogni batteria e la finale che si svolgerà ad 8 a precedere quella che sarà poi la corsa attesa da tutto il paese. Assolutamente sì, tra l'altro vedete che le nostre telecamere stanno documentando tutto, la regia di Davide Corona ovviamente è sempre presente, quindi un grazie a tutte le persone che in questa serata stanno lavorando e lo stanno facendo riponendo tanta attenzione in questo percorso. Le telecamere dislocate in tutto il percorso, caro Tore, quindi non perderemo nemmeno un attimo di questi momenti. Gli asinelli si stanno già preparando nella pista, stiamo guardando nel nostro monitor quel che succede grazie alle telecamere. C'è un fantino che sembra scaldare il suo asinello e sembra incitarlo a piedi. Sì, l'ospite, diciamo, quello della contrada del ghetto, Mario Vela, e il numero 35 Margherita, che è stato portato a mano in zona partenza. Adesso stanno arrivando gli altri, quindi siamo ormai prossimi alla partenza di questa prima batteria. Tra l'altro, a proposito degli amici di Allumiere, so che Cristina è in compagnia di un protagonista di questo evento, quindi da Allumiere. Cristina, chi c'è con te? Roberto, c'è Alessandro, appunto della contrada del ghetto. Allora, innanzitutto vogliamo sapere in sintesi anche le emozioni di stare qua. Sì, allora innanzitutto buonasera a tutti. Noi rappresentanti della contrada ghetto di Allumiere siamo felici e onorati di essere stati invitati al vostro evento e di parteciparvi. È stata una bella emozione, una sensazione bellissima, perché ci siamo confrontati con una realtà che per certi aspetti è diversa dalla nostra, ma per altri è molto simile. E per questo ringraziamo Ololai, tutta la Sardegna, ecco, per averci resi parte di questo grande evento. Grazie a tutti. Abbiamo ricevuto una calda accoglienza da parte di tutti e ci siamo sentiti a casa. E da domani dovete ripreparare il vostro evento ad agosto, perché c'è l'appuntamento con il vostro palio. Sì, certo, il 21 agosto, ovviamente da domani si riparte, perché in realtà quello per il palio è un lavoro che va avanti tutto l'anno. L'impegno di tutti i contradaglioli è tutto volontariato, ovviamente noi facciamo del nostro meglio. Siamo 6 contrade e speriamo che anche quest'anno vinca il migliore. Allora Alessandro, tra poco protagonista, c'è un tuo amico, vogliamo fargli l'in bocca al lupo? Sì, in bocca al lupo a Mario. Grazie Cristina, noi siamo pronti, Tore, vero? Pronti per partire? A te il microfono in questo caso. Grazie Roberto, quindi ormai chiamati all'allineamento i primi 4 concorrenti di questa prima batteria, con numero 35 Margherita, la pettorina gialla con le maniche rosse per Mario Vela, contrada del ghetto, con numero 36 Acciaio, anche lui pettorina gialla con le maniche nere, Giovanni Bussu per la scuderia Bussu, con numero 19 Buluzzu, la giubba rossa di Antonello Spina per la scuderia Eurospina, e col numero 27 la giubba celeste di Ziccarru, Giuseppe Talanas per la scuderia Talanas. Ricordiamo anche ai fantini in pista che saranno 4 i passaggi al palo d'arrivo, quindi 3 giri completi più il pezzo della partenza. Al quarto passaggio i primi 2 classificati avranno il diritto d'accesso alla finale. Ripetiamo, primi 2 classificati avranno il diritto d'accesso alla finale. Invitiamo dunque ad issare il canape, procedere con l'allineamento e la partenza di questa prima batteria. Ormai tutti in zona partenza, Margherita, Acciaio, Buluzzu e Ziccarru a contendersi i primi 2 posti, che sarà l'accesso alla finale. Chiamati all'avvicinamento, tutti e 4 vicini al canape. Solo Margherita e Mario Vela rimangono a contatto col canape, si avvicinano agli altri. Buluzzu, mentre rifiuta la partenza Acciaio.
Partita la prima batteria dove al comando scatta la giubba celeste di Zigarro con Giuseppe Talanas nei confronti di Margherita e Mario Vela, terza posizione per Acciaio, mentre Buluzzo ha perso il primo contatto. Gli asini che si preparano al secondo passaggio con Zigarro e Giuseppe Talanas che mantengono 3 lunghezze di vantaggio nei confronti di Margherita. Asini che si preparano al secondo passaggio, terzo passaggio con al comando Zigarro, terzo passaggio che sta per essere effettuato dal battistrada con Giuseppe Talanas in sella. Terzo passaggio, inizia il giro conclusivo dove è facilissima la galoppata di Zigarro con Giuseppe Talanas, seconda posizione sempre Margherita avvicinata da Acciaio. Non c'è storia per il battistrada che se ne va via facile. Zigarro e Giuseppe Talanas Zigarro e Giuseppe Talanas vincono la prima batteria, mentre Margherita con Mario Vela difendono il secondo posto che vale il diritto d'accesso alla finale. Quindi Zigarro con Giuseppe Talanas e Margherita con Mario Vela, i primi 2 finalisti di questa 15ª edizione del Palio di Olollai. A te Roberto. Prima batteria dunque è stata disputata e come abbiamo sentito dalla voce di Tore Budroni che ogni volta scandisce quelli che sono i passaggi delle varie batterie, Mario Vela della contrada del ghetto di Allumiere si è classificato tra i primi 2 posti che ovviamente poi faranno parte della grande finale. Tore, vieni di nuovo vicino a me un secondo perché attraverso il tuo racconto ovviamente voglio ritmare i momenti di questa lunga diretta. Abbiamo detto al primo Giuseppe Talanas e poi Margherita con Mario Vela della contrada del ghetto. Come è andata questa prima batteria? Beh, qua già la prima sorpresa, Acciaio che non si è piazzato e Zigarro mi ha sorpreso favorevolmente perché comunque ha fatto il vuoto, ha fatto una passeggiata e bisogna vedere adesso gli altri, però questo ha ben impressionato in questa prima batteria. Abbiamo la seconda batteria perché ovviamente ci prepariamo subito per procedere con il nostro evento. Li leggiamo insieme? Sono appena arrivati i fogli che appunto ci elencano i vari nomi. Leggo tra i primi Dollaro, un nome che già conosciamo. Sì, se fossero aperte le scommesse Dollaro sarebbe probabilmente il favorito di questa corsa. Dollaro con Antonello Pisone che è la sua monta abituale, poi Ciucchino con Maurizio Lavra, 100 lire con Francesco Ferrari e Piccione con Valerio Murredi. Quindi altri 4 in pista, giusto? Sì, assolutamente sì. Dollaro, Ciucchino, 100 lire, anche 100 lire è un nome noto, giusto? È un asinello che già si è fatto notare qui in occasione del Palio degli Asinelli. Ormai è svalutato, 100 lire, quindi può passare in secondo piano. Anche Piccione, se fosse un piccione viaggiatore. Ora li vediamo quando entrano in pista. Dollaro sicuramente una garanzia, gli altri li conosco un po' meno. Mai dire mai, mai dire mai. Ancora musica con i Dilliriana. Noi stiamo insieme qua per la 15ª edizione del Palio degli Asinelli e ci prepariamo per la seconda batteria. Ce lo fate sentire un applauso? Anche perché siamo in tanti, Davide, alla regia, catturami tanti sguardi delle persone che in questa serata hanno deciso di trascorrere un momento di festa, di intrattenimento qua a Olollai, nel cuore della Barbagia. Vi stiamo guardando, vi stiamo osservando, in tanti, braccia conserte, in questo caso è una signora che sventola il suo fazzoletto, che tifa, si guardano nello schermo, c'è chi ovviamente messaggia, qualche selfie e poi tante espressioni che ovviamente firmano questa 15ª edizione del Palio degli Asinelli. Per un applauso adesso lo voglio sentire per i Dilliriana e quindi Carlo Crisponi, Silvano Fad e Giovanni De Melas ancora una volta protagonisti in questo grande evento.
Eccoci qua ancora in diretta da Ollolai. Tore, vieni vicino a me, cosa sta succedendo qua in Piazza Marconi? In questo momento sono entrati 2 stalloni che stanno funzionando qua in Sardegna e i proprietari ti hanno consegnato un accenno di quello che hanno combinato loro e la loro genealogia e adesso penso sfileranno qua in Piazza Marconi. Quindi un carosello che ovviamente ci farà e darà una dimostrazione di quella che è l'abilità di questi campioni. Mr. Vegas è figlio del campione mondiale Montier, vincitore in Francia di numerose manifestazioni, è fratellastro di stalloni del calibro di Motivator, papà di Trev, la vincitrice per ben 2 volte dell'Arc de Triomphe. Tanti i numerosi titoli che questi stalloni hanno portato a casa. Acquistato alle aste selezionate di Milano per 250.000 euro, Mr. Vegas fa registrare il top price dell'annata. Lui vince in Inghilterra ed è secondo alla Queen Vance corsa di gruppo inglese. È un stallone di grande eleganza e di impeccabile struttura morfologica. Nel suo nuovo ruolo di papà ha già fatto registrare un altissimo tasso di fertilità e con eccellenti prodotti di 2 anni, producendo quest'anno Vincent Vega, secondo al premio Bimbi e vincendo facile a Roma il premio Dobrusch, condizionata con montepremio da 22.000 euro. I suoi figli vincono dai 1100 metri ai 2400 metri, trasmettendo precocità e struttura. Attivo per il 2017 presso la stazione di fecondazione equina ad Arborea. La Romina Pinna, unitamente al vincitore del derby di Epsom, dottor Devius. Tasso di monta per il 2017 è di 800 euro. Partecipanti alla seconda batteria in pista con urgenza, ripetiamo, partecipanti alla seconda batteria in pista con urgenza con numero 7 Dollaro Antonello Pisone, con numero 5 Ciuchino Maurizio Lavra, con numero 300 lire Francesco Ferrari e con numero 12 Piccione Valerio Murredu. Ripetiamo, in pista con urgenza Dollaro, Ciuchino, 100 lire Piccione. Attesi in pista, ripetiamo, in pista con urgenza Dollaro, Ciuchino, 100 lire e Piccione fanno il loro ingresso, quindi tra qualche istante nuovo allineamento e disputa della seconda batteria. Anche qui 4 i passaggi davanti alle tribune, i primi 2 classificati andranno ad aggiungersi ai primi 2 della batteria precedente. Ricordiamo già in finale il numero 27 Ziccarro con Giuseppe Talanas e il numero 35 Margherita con Maria Uvela. Grazie Tore, adesso gli asinelli si disporranno nella pista pronti per sfrecciare
al lascio del Canape e poi ovviamente la corsa qui in piazza Marconi. Ma a proposito di Palio degli Asinelli, qualche anno fa la sigla del Palio degli Asinelli è stata confezionata da Nicola Canceda. Ascoltiamolo insieme. Benvenuto al Palio di Ollolai, qui da bere, lo sai, non manca mai. Nuovi amici con cui puoi festeggiare, qui regna sempre l'ospitalità. Benvenuto al Palio di Ollolai, con il tuo asinello correre potrai. Stai attento perché adesso danno il via, ma sei l'ultimo della batteria. Viva il Palio, l'asinello fa qui ad Ollolai corri a io. Quanta gente allegra stasera incontrerai. Benvenuto ad Ollolai, benvenuto ad Ollolai. Cristina, so che sei in pista con un altro ospite, a te la linea. Roberto, mi trovo sugli spalti qui perché ci piace scoprire da dove viene tutta questa gente. Ad esempio, una bella ragazza, tu da dove vieni? Da Cagliari. Da Cagliari, sei venuta qui proprio per vedere il Palio degli Asinelli? Sì, esatto. Come mai? Perché in realtà ci ha ospitati un amico e quindi abbiamo, diciamo, approfittato dell'occasione. Abbiamo visto la prima batteria, fra poco partirà la seconda, che cosa ne pensi? Un bellissimo spettacolo. Emozioni? Sì, vabbè, non l'avevo mai vista la prima volta, quindi molto particolare. Tornerai? Diciamo di sì. E allora andiamo avanti, vediamo un po' questo signore. Buonasera, lei da dove viene? Milano. Milano. Cristina, scusaci un secondo perché qua siamo pronti alla partenza. Attore, a te la parola, rimani col signore di Milano, a tra poco. Tutti in zona partenza, quindi pronti alla seconda batteria. Ricordiamo il numero 7 Dollaro Antonello Pisone, il numero 5 Ciucchino Maurizio Lavra, il numero 3 100 lire Francesco Ferrari e il numero 12 Piccione Valerio Murreddu. Ricordiamo anche qua 4 i passaggi da effettuare all'arrivo e i primi 2 classificati saranno gli altri 2 finalisti e saliranno così a 4. Partita la prima batteria dove scatta al comando la giubba arancione di Dollaro, Dollaro che allunga nei confronti di Ciucchino, Dollaro, Ciucchino, queste le prime posizioni con recupero del numero 300 lire che va ad avvicinare Ciucchino, ma il battistrada ha guadagnato margine. Secondo passaggio effettuato al comando da Dollaro che controlla il ritorno degli avversari con Ciucchino che viene ora attaccato da 100 lire, respinge gli attacchi momentaneamente mentre oramai Piccione è tagliato fuori. Asini che si preparano al terzo passaggio con il battistrada Dollaro che allunga facile, Dollaro che inizia il giro conclusivo, allunga nei confronti degli inseguitori con in seconda posizione sempre Ciucchino avvicinato da 100 lire. Non mutano le posizioni agli inizi della piegata conclusiva dove il battistrada ha fatto il vuoto, Dollaro che se ne va e viene a vincere facile questa seconda batteria, mentre per il secondo posto tiene il numero 5 Ciucchino che mantiene a distanza di sicurezza il numero 300 lire che conclude in terza posizione. Pierpaolo, come stiamo andando? Bene, bene. Bene, sei soddisfatto per adesso? Hai visto quanta gente è venuta per il vostro evento? Sì, tantissima, siamo veramente soddisfatti. Siete soddisfatti? Quindi abbiamo altri 2 finalisti di questo palio. Per io dalla regina chiederei di mandare ancora una volta uno spezzone di video che annuncia ovviamente alcune informazioni pubblicitarie che ci siamo ritagliati. Quindi stiamo pochi secondi in pubblicità e poi di nuovo qui in diretta da Ollolai.
tradizioni, dal respiro della memoria riaffiorano orgoglio e fierezza. Folklore, l'anima del tempo rivive nel canto, nel suono e nel ballo. Artigianato, le mani intrecciano il sapere, l'esperienza produce bellezza. Natura, gastronomia, sport, eventi. Estate Ollollaese in 7 mosse. Se vuoi vivere un'esperienza indimenticabile, vieni a Ollollai. Terra di Ospitone, luogo di cose preziose. La nostra esperienza vanta 70 anni di attività. Soro Arredamenti, la tua casa su misura. Vieni a trovarci. Le tue emozioni, il calore della famiglia e i momenti da condividere abitano in uno spazio speciale. La casa non è un luogo qualsiasi. Per vendere e comprare casa, rivolgiti al Gruppo Sarda Immobiliare, perché accontentarsi di un luogo qualsiasi quando si ha la possibilità di vivere in un paradiso. Gruppo Sarda Immobiliare, qui da noi sei di casa. Sardegna Live, l'isola in un click. 15ª edizione del Palio degli Asinelli, noi siamo ancora in diretta da Ollollai. Tore, qual è la situazione qui al nastro di partenza dunque? Allora, dopo le prime 2 batterie abbiamo visto già 2 possibili vincitori, Zigarru e Dollaro. Dollaro mi ha impressionato ancora più di Zigarru perché ha veramente fatto il vuoto, è impressionante, la galoppata sembrava un mezzo sangue. Poi abbiamo gli altri 2 classificati, oltre a loro 2, Margherita e Ciuchino, giunti rispettivamente al secondo posto nelle 2 batterie, e quindi per adesso abbiamo 4 degli 8 finalisti già pronti che hanno conquistato il diritto d'accesso alla finale. Tra poco disputeremo la terza batteria, però quando si parla di Ollollai si parla di questa comunità che produce cultura. Tante sono le associazioni di questo paese che portano alto il nome di Ollollai nelle diverse manifestazioni, e quando si parla di folklore, quando si parla di tradizione, la musica, il suono, il ritmo è sempre affidato a Riccardo Soro. Persona di talento che in questo organetto ripone quelli che sono i suoni, quella che è la musica della comunità di Ollollai.
Questo è l'applauso per Riccardo Soro di Ollolai, che con il suo organetto ha coinvolto tutta la piazza. E intanto, Tore, cosa succede lì al canape? Sono arrivati tutti e quattro, quindi ora come si avvicina, chi manca solo Banana Joe, si avvicina anche Nano Malefico, no, solo Nano Malefico, quindi siamo pronti anche per la terza batteria, quindi poi ne mancherà solo una a completare lo schieramento dei finalisti. Quindi vediamo cosa succede ora al canape. Pronti? Vediamo 3 asinelli, se non sbaglio, dalle immagini mi sembra di vederne adesso 2, un altro si sta ribellando. Forse ci siamo, a te la parola. All'avvicinamento manca ormai solo Nerone, che completerà il quartetto. Anche qui ricordiamo 4 i passaggi prima che la corsa sia finita. Abbassato il canape, scatta velocissimo Nano Malefico a prendere il comando delle operazioni nei confronti della giubba celeste di Morena. Nano Malefico con Valentino Bussu che guadagna un paio di lunghezze nei confronti di Moreno, con Giuseppe Chessa più staccato e Nerone in terza posizione. In quarta a chiudere Banana Joe. Affrontato il secondo passaggio, si preparano al terzo con il battistrada Nano Malefico e Valentino Bussu, 2 di vantaggio nei confronti di Moreno, che mantiene comunque saldamente la seconda posizione. Ultimo giro con il numero 6 Nano Malefico, con Valentino Bussu che allunga fino a fare il vuoto, mentre rallenta Moreno, che comunque è facile al secondo posto. Si presenta alla piegata conclusiva Nano Malefico che viene a vincere la terza batteria con Valentino Bussu, mentre anche la giubba celeste di Moreno col numero 11 e Giuseppe Chessa a guadagnare l'accesso in finale. E Nano Malefico dunque trionfa ancora, e l'asinello, caro Tore, come già sai, che ha trionfato anche a Camposano, lì in provincia di Napoli, per il palio del Casale. Cristina, so che sei in compagnia di altri ospiti, quindi ti diamo subito la parola. Roberto, sono ancora in compagnia del signor Marco di Milano. A lui voglio chiedere che cosa le piace di più di Ollolai. La gente, le persone, il posto, tutto. E poi di questo palio cos'è che l'ha colpita più di tutto? Beh, tutta questa gente. È la prima volta che vedo gli asinelli che corrono. Cosa le sembra? Bello, bellissimo. Quindi ritornerà anche lei a Ollolai? Certo, sono già 30 anni che vengo qui. E quindi strappiamo una promessa il 16, perché è la prima volta questa per il palio? No, ho visto altre volte il palio. Ah, e quindi allora è di casa, è di Milano, però in realtà è di casa. Sì, sono 30 anni che vengo qui. E allora saluti tutti i suoi amici. Lado, Antonio, Giovanni e Peppino. Facciamo nomi e cognomi qui, Roberto. E da Milano noi ci spostiamo e torniamo a Ollolai, anzi sono con un amico che arriva da Lodina e che fa parte ovviamente della formazione dei Dilliriana. Carlo, a te il piacere di aver scritto quei versi che quest'anno aprono e sono la sigla del palio degli asinelli. Sì, è una poesia che ho scritto vivendo il palio, vivendo la comunità di Ollolai, anzi voglio fare i complimenti alla comunità di Ollolai per come vivono davvero il palio, la giornata del palio e tutti gli altri giorni che aspettano il palio. Complimenti davvero. Complimenti davvero a tutti e complimenti a voi che attraverso la vostra musica davvero portate in tutte le piazze. Ci sono anch'io, questo mi fa un grande piacere. Cosa ci regalate adesso? Un passe tres. Passe 3 e vi vogliamo ancora tutti qua in piazza, e un caro saluto a tutte le persone che ci stanno guardando in diretta streaming da ogni parte del mondo. Noi siamo con voi. Cambio in corsa, un balletto.
notte sta si fa che di, notte sta si fa che di, cantenda pramadorata, cantenda pramadorata, cantenda pramadorata, ma notte sta si fa che di, cantenda pramadorata, tu è il soletto colcata e te tu che ne, te tu che ne, e te tu che ne, ma notte sta si fa che di. Pazzo sarti es in pena, pensando, pensando, ma pensando, 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 ma pensando, 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 colomba mia. Bellissima questa immagine dell'intera piazza Marconi che balla a ritmo di ballo sardo. Ovviamente la tradizione regna qui a Ollollai. Tore, noi siamo pronti per la batteria numero
numero 4 e quindi ora si stabilisce la griglia di partenza dei finalisti. E chi c'è che correrà la quarta batteria? Dunque, Serafino col numero 33 e Thomas Bresciani per la scuderia Lai, col numero 29 Micidiale Antonello Pisone per la scuderia Il Pescatore, col numero 30 Mandarino Pasquale Rubano per la scuderia Rubano e col numero 13 Pomello Maurizio Ruggiu per la scuderia Mario Manconi. Bellissima l'immagine che ci sta restituendo la regia di Davide Corona in questo momento, un asinello pensieroso davvero, sembrava riflettere. Noi siamo dunque pronti al nastro di partenza, come si stanno posizionando? Adesso stanno arrivando un po' alla spicciolata, però ormai siamo prossimi, ecco, mancano giusto gli ultimi 3, il primo è già arrivato che è Mandarino, poi si avvicina anche Micidiale. E ora il turno di la giubba celeste di Serafino, manca solo Pomello a completare lo schieramento al canape. Qual è la posizione migliore al canape per poter partire in modo privilegiato? Beh, teoricamente sempre la parte interna perché si percorre meno strada, però come abbiamo visto nelle prime batterie quelli che sono partiti in testa o all'esterno o all'interno erano talmente superiori che hanno fatto quello che hanno voluto. Voglio già parlare di un grande successo per questa edizione, caro Tore, perché la piazza è davvero gremita di gente. Tra le tante macchine fotografiche che stanno immortalando i momenti di questa 15ª edizione del Palio degli Asinelli c'è anche Gabriele Dopiu, che poi racconterà attraverso Sardegna Live quelli scatti più belli che porteranno non solo all'attenzione di tutti le emozioni dei vari rioni di un'intera comunità, ma anche la tanta gente che in questa giornata di festa è venuta qui a Ollollai. Noi siamo pronti dunque per la quarta batteria, il canape è stato alzato e a te ancora una volta il piacere di commentare questo percorso. Grazie, molto volentieri, si va quindi completando lo schieramento e questa ultima batteria che completerà anche il campo dei partenti della finale, tutti e 4 in avvicinamento. Partiti, scatta la giubba celeste di Serafino al comando dopo le prime battute di gara. Serafino a prendere il comando delle operazioni su Micidiale, in seconda posizione, in terza Mandarino che all'esterno Pomello che tende a passare e va in caccia del secondo posto con il battistrada Serafino che al secondo passaggio ha mezza lunghezza di vantaggio nei confronti di Micidiale. Serafino, Micidiale, Mandarino e Pomello in quest'ordine gli asini ad affrontare la retta opposta. Iniziano la curva che immette per il terzo passaggio affrontato ancora al comando da Serafino, Serafino che allunga e unitamente a Micidiale che lo tallona da vicino. Sempre in terza posizione Mandarino al giro conclusivo con il battistrada con la giubba celeste, numero 33 dello schieramento, Thomas Bresciani che percorre l'ultima curva al comando, meno vistosa delle precedenti la vittoria, ma è pur facile l'affermazione che da un capo all'altro porta Serafino a vincere nei confronti di Micidiale con Antonello Pisone che conclude al secondo posto. E quindi questa quarta batteria è stata disputata, abbiamo la griglia dei finalisti pronta. Tore, appena puoi dunque raggiungimi così facciamo il punto della situazione in questo caso. Anzi, io chiederei alla regia di mandare ancora quel piccolo stacco pubblicitario che ci dà la possibilità poi di tornare qua in diretta da Ollollai con la 15ª edizione del Palio degli Asinelli. Tradizioni, dal respiro della memoria riaffiorano orgoglio e fierezza. Folklore, l'anima del tempo rivive nel canto, nel suono e nel ballo. Artigianato, le mani intrecciano il sapere, l'esperienza produce bellezza. Natura, gastronomia, sport, eventi. Estate ollollaese in 7 mosse. Se vuoi vivere un'esperienza indimenticabile, vieni a Ollollai. Terra di Ospitone, luogo di cose preziose.
A Ololai, nell'area espositiva di Sora Arredamenti, potrai ammirare dal vivo un'ampia selezione di ambienti classici e moderni. Potrai scegliere la tua soluzione ideale e in ogni momento sarai supportato con la cura dei dettagli dalla competenza del nostro personale. La nostra esperienza vanta 70 anni di attività. Sora Arredamenti, la tua casa su misura. Vieni a trovarci. Le tue emozioni, il calore della famiglia e i momenti da condividere abitano in uno spazio speciale. La casa non è un luogo qualsiasi. Per vendere e comprare casa, rivolgiti al gruppo Sarda Immobiliare, perché accontentarsi di un luogo qualsiasi quando si ha la possibilità di vivere in un paradiso. Gruppo Sarda Immobiliare, qui da noi sei di casa. Sardegna Live, l'isola in un click. Eccoci qua ancora in diretta da Ololai, 15ª edizione del Palio degli Asinelli. Un grazie davvero di cuore a tutta l'associazione turistica Proloco. Prima abbiamo sentito il presidente Pierpaolo Soro, ma ci sono davvero tante persone che lavorano per fare in modo che questo evento ogni anno venga organizzato nel migliore possibile. A proposito di Prolocos, Cristina, so che sei in compagnia di Grazia, un'amica nostra amica, un'amica della Proloco, una persona che davvero si impegna tanto per fare in modo che questo evento riesca al meglio, e stiamo parlando della vicepresidente della Proloco. Esattamente Roberto, qui al mio fianco c'è Grazia Sedda, vicepresidente della Proloco. È un piacere essere qua anche quest'anno e grazie per tutto l'impegno. Grazie per realizzare questo palio bellissimo da parte mia e da parte di tutti i presenti. Vogliamo sapere un po' come sta andando anche da parte tua. Ciao Cristina, buonasera a tutti. Anche quest'anno diciamo che sta andando abbastanza bene, siamo soddisfatti e speriamo di portare a casa comunque un palio buono come l'anno scorso. Grazie, è tanta l'emozione. Abbastanza, sì. Quindi, allora, noi vogliamo sapere, forza, chi vincerà? Forza Sapadule. A te Roberto. 5 sono i rioni di Ololai, i rioni storici. Abbiamo parlato di quella data del 1970. Per la prima volta i rioni storici di Ololai entravano in competizione per creare quello che era un momento di grande divertimento. Da allora sono passati 46 anni e quell'evento è davvero cresciuto tanto. Ololai, ovviamente la terra di Ospitone, un percorso che valorizza la cultura di questo centro e tanti eventi che vengono organizzati dalla Proloco e dal comune di questo centro nel cuore dell'isola. Però io voglio ritrovare qua in Piazza Marconi quello spirito che ancora una volta ci hanno restituito i Dilliriani attraverso la musica della tradizione. Quindi ancora balli e nuovamente in pista per creare un vortice del ballo e poi pronti per le finali della 15ª edizione del Palio degli Asinelli qui a Ololai.
da vidi l'orivana, vidi se puoi dare genio. Sácame saquitude, fresca rosa, 40 es almonza ricamada. Chotti menna mitlikare kino mitlikare yatimmo kino mitlikare yatim kino mitlikare yatimmo maistimmo mikinistimmo amma mikidappamare.
hanno coro sono andato, hanno coro sono andato a mi intendere una missa e a mi intendere una missa. A mi intendere una missa, ma hanno coro sono andato a mi intendere una missa. Che hanno incontrato a paese, ma zuccara, 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 ma zuccara, 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 mi innamoravo. si inventa mi e ponire, ma s'amore, 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 vaiano
baiano, 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 si non queride, baiano, si non queride, in pena al naufragare, in pena al naufragare, in pena al naufragare, ma baiano, si non queride, in pena al naufragare, si inventa mie ponire, ma s'amore, 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 ma s'amore, 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 da travistare. I di Liriana ancora protagonisti del Palio degli Asinelli qui a Ollolai. Noi siamo sempre in diretta streaming. Tore, vieni vicino a me, non è una diretta, questa è una grande maratona, tutta la comunità di Ollolai coinvolta e non solo, i tanti visitatori e turisti che sono arrivati qua ovviamente stanno apprezzando quella che è la magia di uno spettacolo unico. Un saluto anche per Paolo Dore, che oggi è venuto senza macchina fotografica, però sta immortalando con il suo sguardo i momenti che ovviamente ci regala il Palio. Come siamo posizionati in questo caso per l'attesa finale? Allora, hanno definito anche le monte di Dollaro e di Micidiale, perché Antonello Pisone aveva piazzato in finale 2 cavalli. Chiaramente lui sceglie Dollaro, che fra i due sembra il più forte, e Micidiale lo monterà Andrea Sedda, che ancora non ha partecipato a nessuna batteria. Poi gli altri sono i vincitori di batteria, quindi Zicarru con Giuseppe Talanas, Margherita con Mario Vela, Ciucchino con Maurizio Lavra, Nano Malefico Valentino Bussu, Moreno Giuseppe Chessa, Serafino Thomas Bresciani, e poi i due che abbiamo nominato in precedenza, Dollaro con Antonello Pisone e Micidiale con Andrea Sedda. Una bella sfida questa, eh? Sì, bella soprattutto perché i primi 3 che hanno vinto la batteria hanno veramente faticato niente, per cui io penso che il grosso della lotta sarà tra Dollaro e Nano Malefico. Ovviamente, Tore, ci sono dei tempi che dobbiamo rispettare, perché gli asinelli ovviamente devono avere il tempo di riposarsi, giusto, prima di poter procedere e correre per l'attesa finale. Sì, solitamente una mezz'oretta la concedono, e poi consideriamo anche che alcuni di questi saranno poi scelti per il Palio del Vicinati, per cui adesso è preferibile che 10 minuti in più gli vengano concessi. Va bene, noi comunque rimaniamo sempre in diretta, tra poco documenteremo l'attesa finale. Io farei così, prima di lasciarci ancora con la musica di Liriana, manderei ancora quel blocco pubblicitario che ci dà e ci stacca solo per pochi secondi, e poi torniamo qua in diretta da Ollolai per la 15ª edizione del Palio degli Asinelli. Tradizioni, dal respiro della memoria riaffiorano orgoglio e fierezza. Folklore, l'anima del tempo rivive nel canto, nel suono e nel ballo. Artigianato, le mani intrecciano il sapere, l'esperienza produce bellezza. Natura, gastronomia, sport, eventi. Estate Ollollaese in 7 mosse. Se vuoi vivere un'esperienza indimenticabile, vieni a Ollollai. Terra di Ospitone, luogo di cose preziose. A Ollolai, nell'area espositiva di Sora Arredamenti, potrai ammirare dal vivo un'ampia selezione di ambienti classici e moderni. Potrai scegliere la tua soluzione ideale e in ogni momento sarai supportato con la cura dei dettagli dalla competenza del nostro personale. La nostra esperienza vanta 70 anni di attività. Sora Arredamenti, la tua casa su misura. Vieni a trovarci. Le tue emozioni, il calore della famiglia e i momenti da condividere abitano in uno spazio speciale. La casa non è un luogo qualsiasi. Per vendere e comprare casa, rivolgiti al gruppo Sarda Immobiliare, perché accontentarsi di un luogo qualsiasi quando si ha la possibilità di vivere in un paradiso. Gruppo Sarda Immobiliare, qui da noi sei di casa. Sardegna Live, l'isola
in un click. L'isola in un click che ci porta in questo caso Lollai sempre in diretta, pronti per disputare la finale della 15ª edizione del Palio degli Asinelli. E poi grande attesa per la 13ª edizione del Supalu de Sos Vinados, quindi i rioni di Lollai in gara, in competizione. Ma non è solo agonismo, è anche tanto divertimento e la voglia di ritrovarsi. Invece la griglia finale cosa prevede? Griglia finale prevede un po' di attenzione in più, uno perché faranno 5 passaggi anziché 4 e poi perché sono arrivati in finale praticamente 4 con la giubba gialla, 3 con la giubba celeste, solo uno mi viene incontro perché con la giubba arancione è l'unico, praticamente si viaggia con 4 rapporti di scuderia gialli e 3 celesti, per cui adesso bisognerà individuare qualche segno particolare per poter viaggiare poi tranquilli in cronaca. Non abbiamo ancora parlato del montepremi, caro Tore, che è importante, un montepremi che ovviamente fa parlare di sé. Beh sì, perché 3.000 euro per il primo classificato diciamo che è un'ottima cifra anche per una corsa di cavalli, qua lo prendono gli asini e quindi direi che è una cifra di tutto rispetto. Il secondo vanno 600 euro, al terzo 400, ma quello che più prende l'occhio sono i 3.000 per il vincitore. 3.000 euro dunque per chi taglierà per primo il traguardo, e nel frattempo gli asinelli stanno facendo il loro ingresso in pista. Possiamo già dire chi c'è qua nel percorso in Piazza Marconi, chi è già pronto? Mi sembra Valentino Bussu, giusto? Il numero 4 con la giubbetta gialla. Diciamo che i 2 favoriti sono già dentro, sia Dollaro che il numero 7 con la giubba arancione e le maniche nere e Nano Malefico, giubba gialla con le maniche grigie. Ok, noi siamo dunque pronti per documentare l'attesa finale qua in Piazza Marconi. Siamo davvero tanti, una serata indimenticabile anche questa, che ovviamente porta la firma per la 15ª edizione di una avventura che si ripete di anno in anno e che regala sempre un entusiasmo nuovo, un entusiasmo maggiore. Direi di stare ancora in linea, giusto? Non dare spazio alla musica, perché tra poco gli asinelli saranno tutti pronti in pista. Quanti sono? 8 asinelli, e ricordiamo che ovviamente al canape la posizione migliore qual è? Beh, la parte interna, trattandosi di 8, a meno che non hai il fenomeno che scatta subito al comando, prendi subito un paio di lunghezze e quelli poi chiaramente vai a restringere prendendo tutte le curve interne. A quel punto riesci a sistemare tu l'asinello e a cercare di allungare sugli altri. Una bella competizione, dunque una bella manifestazione che ci porta nel cuore della Barbagia, nell'antica capitale ovviamente di questa regione storica della nostra isola. Tanti sono i momenti che ci stiamo regalando in questa giornata di festa, le nostre telecamere continuano a riprendere qualsiasi dettaglio e qualsiasi movimento avvenga in pista. Come abbiamo già detto all'inizio di questo incontro, ospiti speciali, ospiti attesi dell'evento 2016, le delegazioni che arrivano da Alba e da Allumiere, i pali importanti, pali storici delle regioni d'Italia, del Piemonte e del Lazio, e protagonisti ovviamente di una manifestazione che li porta qua nel cuore della Sardegna. Noi continuiamo a documentare tutto, aspettiamo che gli asinelli facciano il loro ingresso nella pista e poi ovviamente documenteremo anche la 13ª edizione di Supalu de Sos Vinados. La sigla affidata ai Dilliriana ha introdotto questa lunga maratona e l'entusiasmo è davvero tanto. Sento il presidente, così come avete visto poco fa il presidente della Proloco Pier Paolo Soro che discute con Tore. Ci ha raggiunto anche Paolo della Proloco. Qui ovviamente l'organizzazione continua a portare avanti quella che è la macchina infallibile di un percorso che regala sempre un percorso ovviamente avvincente in pista. Tore, ti chiedono un selfie, io direi di posizionarci così, siamo pronti. Un selfie è andato, mentre Davide Corona continua a regalarci il percorso, la preparazione degli asinelli qua in Piazza Marconi. Giovanni De Melas, Carlo Crisponi e Silvano Fadda sono pronti
per intrecciare ancora una volta le note, e poi c'è Riccardo Soro che ovviamente porta alto il nome di questa comunità, della comunità di Ollolai, attraverso i suoni di quell'organeto che con il gruppo folk Balladores ha davvero varcato i confini dell'isola. L'abito elegante di Ollolai, l'abito tradizionale, ovviamente una volta indossato regala delle emozioni che vanno e richiamano gli scatti di tanti fotografi. Pierpaolo, a che punto siamo della nostra finale? Anche perché ho parlato abbastanza. Dobbiamo fare la posizione al canapo e poi si parla. Posizione al canapè, perché? Come funziona la posizione al canapè? Allora, in pratica è per gestire meglio la partenza, perché altrimenti ci sarebbe una corsa verso l'interno e sarebbe quasi impossibile allineare e mettere tutti d'accordo. Quindi hanno avvisato i fantini, sono tutti d'accordo, si procederà ora a un sorteggio degli 8 finalisti, chiaramente si andrà a scalare, per cui si passerà dal primo posto all'ultimo e ognuno dovrà rispettare l'ordine di ingresso al canapè. Vedo che Riccardo Soro qua alle nostre spalle è già pronto. Riccardo, fai un passo in avanti, tanto il cavo te lo permette. Ti voglio qua al centro, ho parlato di lui ma non lo facciamo suonare adesso perché ovviamente non vogliamo interromperti una volta che i balli e le danze sono avviate. Tu hai una maglietta e una felpa gialle, questo ovviamente ti porta all'appartenenza di un rione di Ollolai. Qual è? Su Montricu. Su Montricu, come siete organizzati quest'anno? Molto bene, come tutti gli anni. Molto bene come tutti gli anni, perché chi vincerà la finale su Paludes o Svinados quest'anno? Beh, naturalmente su Montricu. Mi sembrava una risposta anche scontata. Questa su Montricu, su Becco, il vostro animale simbolo del rione. Com'è andata questa mattina? Come sta andando questa festa secondo te? Beh, la nostra festa va sempre bene, si mangia, si beve, quindi va benissimo. Poi il palio è secondario, non c'è problema. Ah, perfetto, perfetto. L'abbiamo rivista in un altro modo attraverso le parole di Riccardo. Tu sei col tuo organetto ovviamente imbracciato, perché una volta finita la finale spetterà a te il compito di far danzare qua tutta la piazza Marconi attraverso i ritmi del ballo. Tore, in regia, se ci date un supporto musicale, le immagini della nostra regia, in questo caso video, accompagneranno i momenti di preparazione della finale della 15ª edizione del Palio degli Asinelli. Viva l'Ollolai, che se strumpa si gioca ad Ollolai. Viva l'Ollolai, le asinelli nel palio corrono, sai. E viva l'Ollolai, che bel paese, viene all'Ollolai. A braccia tese qui ad Ollolai, noi ti aspettiamo, tu lo sai. Viva l'Ollolai, se sarai buono molta birra berrai. Oppure no, di vino nero ti ubriacherai. Viva l'Ollolai, la gente onesta ad Ollolai. Facciamo festa, viva l'Ollolai, noi ti aspettiamo e tu lo sai. C'è Santù Basili, balli e spuntini, vieni tu, all'Ollolai ti diverti di più. Tanta gente allegra dalla mattina a sera ad Ollolai, non puoi annoiarti mai, lascia guai. Viva l'Ollolai, che sa strumpa si gioca ad Ollolai. Viva l'Ollolai, gli asinelli nel palio corrono, sai. Viva l'Ollolai, che bel paese, vieni all'Ollolai. A braccia tese qui ad Ollolai, noi ti aspettiamo e tu lo sai.
viva l'Ollai, che bel paese, vieni all'Ollai, abbraccia tese qui ad Ollai, noi ti aspettiamo e tu lo sai. Vieni anche tu ad Ollai. Benvenuto al palio di Ollai, qui da bere, lo sai non manca mai. Nuovi amici con cui puoi festeggiare, qui regna sempre l'ospitalità. Benvenuto al palio di Ollai, con il tuo asinello correre potrai. Stai attento perché adesso danno il via, ma sei l'ultimo della batteria. Viva il palio, l'asinello fa qui ad Ollai corri a io. Quanta gente allegra stasera incontrerai. Benvenuto ad Ollai, benvenuto ad Ollai. Benvenuto al palio di Ollai, assieme a noi stanotte tu ti divertirai. L'asinello corre solo se gli va, altrimenti fermo resterà. Benvenuto al palio di Ollai, 1000 più risate assieme a noi farai. Gli asinelli son testardi e birichini, ma sono sempre amici dei bambini. Viva il palio, l'asinello fa qui ad Ollai corri a io. Quanta gente allegra stasera incontrerai. Benvenuto ad Ollai. Viva il palio, l'asinello fa qui ad Ollai corri a io. Quanta gente allegra stasera incontrerai. Benvenuto ad Ollai, benvenuto ad Ollai, benvenuto ad Ollai. Dore Budroni, vieni ancora vicino a me perché sono i momenti che ovviamente ci regalano l'attesa finale. Vediamo che al canape si stanno disponendo gli asinelli piano piano, le giubbe gialla, azzurra, blu, le vediamo già in pista, c'è quella verde col numero 35 e poi ancora abbiamo... L'abbiamo visto prima, Valentino Bussu, ormai mi sto perdendo e tu per fortuna hai tutti i colori e tutti i riferimenti che ovviamente ci riportano ai fantini. Vogliamo elencare ancora una volta la griglia, cosa ne dici? Sì, c'è però da ricordare che si è proceduto al sorteggio, quindi la presentazione di ingresso al canape ora sarà regolata dal sorteggio. Quindi al numero 1 andrà Ciucchino con il numero 5 Maurizio Lavra, al numero 2 Moreno con Giuseppe Chessa, numero 15 dello schieramento, al numero 3 Valentino Bussu con Nano Malefico, al numero 4 Antonello Pisone con Dollaro, al numero 5 Margherita con Mario Vela, al numero 6
Andrea Sedda con Micidiale, al numero 7 Giuseppe Talanas con Zicarro, e la corsia esterna sarà per Serafino e Thomas Bresciani, che completerà lo schieramento al canape, quindi si potrà poi, una volta ultimato l'allineamento, procedere con la partenza. Quindi stanno richiamando tutti i concorrenti. Ricordiamo che Ciuchino dovrebbe andare all'interno. Ciuchino, che è il numero 5 dello schieramento, sta prendendo posizione. Ci saranno sicuramente difficoltà a sistemare dall'1 all'8. Saranno laboriose. L'allineamento che precede la partenza sicuramente avrà che a livello teorico dovrebbe servire ad allinearli più velocemente, però passato il canape per ragione di sicurezza. Sarà difficile trovare un allineamento il più attendibile possibile. Tore, ovviamente questi sono momenti delicati, momenti di attesa, momenti ovviamente che ci riportano a quello che è il clima di una grande finale, perché tutti ovviamente vogliono tagliare per primi il traguardo. L'allineamento ovviamente è stato riproposto da un sorteggio, i fantini in sella ai loro asinelli, come vediamo, si stanno avvicinando ancora una volta al canape, che è stato, come hai detto e raccontato tu poco fa, abbassato per ragioni di sicurezza. C'era un asinello che lo voleva saltare addirittura. Abbiamo visto qua nelle immagini, il monitor che abbiamo sul palco ovviamente ci aiuta a ripercorrere i momenti e le fasi che si ripetono qua in piazza Marconi lungo il percorso battuto dalla sabbia. Gli asinelli si dispongono, alcuni sono anche pronti per disputare la loro finale, altri fanno giri e controgiri prima di prendere la posizione a loro assegnata. Anche il presidente della Proloco, Pierpaolo Soro, dal palco guarda con trepidante attesa lo svolgimento di questa finale. Ovviamente tante persone che poi al canape stanno dando un aiuto e stanno organizzando la predisposizione, giusto? Sì, però la vedo dura, perché se non c'è un altro canape tirato da dietro che via via li fa avvicinare al canape, c'è sempre qualcuno che tenta di partire di rincorsa, quindi non prenderà mai la posizione che gli è stata affidata dalla sorte. Partire di rincorsa vuol dire falsa partenza in questo caso? No, teoricamente molti ci tentano, riescono a trovare il tempo giusto di qualche metro in anticipo per la partenza e ad arrivare al canape proprio mentre sta abbassando, quindi c'ha un leggero slancio rispetto agli altri.
Abbiamo una bella finale, ci sta dando tanti momenti, ovviamente già nelle fasi di allineamento degli asinelli, come potete vedere, anche perché le immagini raccontano al meglio quello che è il momento che stiamo vivendo qui in piazza Marconi a Ollollai per la 15ª edizione del Palio degli Asinelli. Ho visto Massimo inquadrato, Pierpaolo della Proloco di Ollollai, sono tante le persone che vorrei nominare, che vorrei ringraziare, perché in tanti sono quelli che si stanno impegnando e che sono impegnati per giorni, per settimane, per mesi affinché la buona riuscita di questo evento fosse ovviamente scontata. Tante persone sono arrivate qua a Ollollai, l'abbiamo detto più volte, ci piace ribadirlo, perché in un piccolo centro della Barbagia la Proloco, il Comune, tutte le associazioni davvero stanno portando avanti un grande evento. Quindi un applauso in questo caso lo possiamo fare davvero a tutti gli organizzatori della 15ª edizione del Palio degli Asinelli qua a Ollollai. Fatecelo sentire questo applauso. Rompiamo un pochino l'emozione, così aspettiamo che i fantini in sella ai loro asinelli si possano preparare al canape. Piano piano ce la facciamo. Tore, ti consegno ancora una volta il microfono per questa tua telecronaca. Forzato ancora il canape, quindi bisogna chiaramente trovare un'alternativa, altrimenti stanno tutta la notte. Quindi invitiamo i responsabili alla partenza a cercare di sistemare il più possibile correttamente e poi procedere col via. Chi perde la partenza a questo punto sarà penalizzato, ma costretto comunque, se vuole partire, a presentarsi al canape. E noi siamo sempre in diretta sull'Unione Sarda, su EIA TV, su Sardegna Live, le immagini che stanno facendo davvero il giro del mondo. Prima abbiamo avuto la possibilità di vedere i contatti e sono davvero tanti. Immagini che ovviamente parlano della Sardegna oltre i confini dell'isola e immagini che attraverso anche i balli restituiscono una bella immagine della nostra Sardegna, un'isola che non smette mai di stupire, non smette mai di affascinare e regala momenti di divertimento come quelli di questa serata. Vediamo inquadrato ora il canape per le persone che ci stanno guardando da casa, abbiamo anche il maxi schermo che mostra i dettagli che ovviamente la regia ha la possibilità di offrirci e di regalarci. In questo momento vedo Gabriele Doppio che sta scattando le sue fotografie che poi verranno pubblicate sul portale di Sardegna Live e documenteranno ancora il grande evento dell'estate in Barbagia. Volti concentrati, volti pensierosi, chi ha avuto il suo spazio nel canape si è già sistemato, gli altri stanno temporeggiando. Come diceva Tore, le fasi sono un pochino problematiche in questa fase. Beh sì, io in questi casi avrei optato per un allineamento il più corretto possibile e poi procedere con la partenza. Tanto non riusciranno mai a mettere tutti e 8 in base al numero dell'estrazione, per cui in ultima analisi decidi e dai la partenza quando li vedi allineati almeno 6 o 7 ottavi dei finalisti, per cui altrimenti si rischia di arrivare a domani mattina. Vediamo un attimino cosa succede lì al canape.
prenderanno subito le decisioni i componenti della Proloco, si discute. Ovviamente il montepremi è importante e il montepremi determina anche questa fase un po' di incertezza che ci mostra difficoltà. Il primo, lo ricordiamo, porterà a casa 3.000 euro, il secondo, se non ricordo male, 600 e al terzo classificato andranno 400 euro. Forse ci siamo? Richiamati tutti all'avvicinamento, quindi per forza. In mezzo, per cui poi l'asino. Non esiste che li fanno andare di là. Che cazzo, tiragli una fune, no? Partenza richiamata, ripetiamo, partenza richiamata, partenza richiamata. Io direi di invitare i fantini a un allineamento serio e procedere con questa finale. Inutile tentare di partire di rincorsa, tanto devono partire tutti dalla stessa linea, per cui invitarli tutti a allinearsi e procedere con la partenza. Siamo in attesa di disputare la finale della 15ª edizione del Palio degli Asinelli. Momenti delicati lì al canape, caro Tore, una falsa partenza. Fantini richiamati ovviamente all'attenzione in questo caso per fare in modo che questa finale si possa disputare nel modo più corretto possibile. Anche Tore ha ribadito ovviamente la necessità di dar vita in questo caso a un posizionamento forse più naturale. Vediamo un attimino quali saranno le decisioni. Intanto vediamo ancora gli asinelli che vanno da una parte all'altra rispetto a quella che invece dovrebbe essere la loro posizione. Otto fantini in sella ai loro asinelli dovrebbero disputare questa attesa finale. Forse ci siamo quasi. Ci affidiamo anche al buon senso in questo caso dei fantini, giusto? Guarda, guarda.
In ultima analisi si invitano i responsabili alla partenza a procedere con quelli che sono allineati e procedere con la partenza. Partenza richiamata, ripetiamo, partenza richiamata. Siamo in attesa che venga disputata questa finale. Speriamo che siano gli ultimi momenti, gli ultimi accordi tra fantini e organizzatori, ma c'è chi torna indietro e si fa ancora un giro di perlustrazione della pista. Ovviamente noi siamo sempre in diretta e documentiamo tutto con le nostre telecamere. Partita. Partenza richiamata, partenza richiamata. Tiragli una fune dietro, no? E non vanno da nessuna parte da lì. Ennesima partenza richiamata, la disapprovazione in questo caso del pubblico. Adesso Tore è andato a dare e dispensare consigli. Io voglio ringraziare tutte le persone che ci stanno dando la possibilità di portare oltre i confini dell'isola questo evento, quindi i nostri operatori Mauro Strazzera, Maurizio Abis, Vincenzo Rodi, Lucio Frau, e poi in regia Davide Corona, Sandro Corona e Giulio
Giambalvo, tante persone che si stanno impegnando, che stanno lavorando, una diretta lunga che è iniziata intorno alle 22, quando abbiamo ovviamente attraverso le musiche della tradizione dato il via ai festeggiamenti. Ora vogliamo vedere disputare questa finale, questa attesa finale che ci sta facendo un pochino combattere qua al nastro di partenza. I fantini non hanno intenzione di disporsi nel modo stabilito. Vediamo un attimino cosa succederà nelle altre frasi, anche perché dobbiamo disputare su Paludesso Svinados, 13ª edizione, Rioni dell'Online, questa competizione che più che competizione è la voglia di stare insieme, la scusa per ritrovarsi e fare festa in questo centro della comunità in cui il senso di comunità è vivo e ovviamente si porta avanti con tanto orgoglio. Vediamo un altro asinello che passeggia, il numero 7 in questo caso, con la giubba arancione, che giubba è ora bordeaux. In tranquillità si torna lì nel punto di partenza dove il canape è stato posizionato. Il nostro Tore sta richiamando all'attenzione tutti. Allora ci sono disposizioni, pronti? Ultimo tentativo, quindi i fantini sono avvisati, chi non parte rimane al palo. Partita la finale, scatta al comando il numero 7, Dollaro che si porta a condurre nei confronti della giubba celeste di Moreno, Moreno che lo attacca, Dollaro a respingere, terza posizione per Margherita. In quest'ordine al secondo passaggio Dollaro che mantiene il comando delle operazioni nei confronti di Moreno, terza posizione per Margherita, avvicinata da Nano Malefico, asini che si preparano al terzo passaggio dove si registra ancora il tentativo d'attacco di Moreno, respinto ancora una volta da Dollaro, terzo passaggio con il battistrada che mantiene il comando delle operazioni nei confronti di Moreno. In terza posizione sempre Margherita che deve guardarsi dagli attacchi di Nano Malefico. Si preparano gli asini al quarto passaggio con Dollaro che mantiene una lunghezza abbondante nei confronti di Moreno che ci prova. Inizia il giro conclusivo con Dollaro ancora saldamente al comando, viene tamponato un altro concorrente, doppiato con Dollaro che allunga ancora nei confronti di Moreno. Inizia ad avere difficoltà col conteggio, ma in terza posizione risale Nano Malefico ed è Dollaro con Antonello Pisone che viene a vincere al secondo posto Moreno e al terzo posto conclude Nano Malefico con Valentino Bussu. Questi quindi i primi tre classificati di questa agognata finale giunta alla 15ª edizione. Tutto in diretta televisiva, le nostre telecamere ovviamente stanno riprendendo ogni momento di questa finale, anzi si stanno complimentando con il campione in questo caso. Ovviamente le telecamere tornano su di me, in questo caso Davide. Ci sono dei problemi. Allontaniamo un attimino l'attenzione, esatto Davide, lasciamo questa immagine, anche perché fino adesso l'edizione di questo palio è stata davvero di grande successo. Ragazzi, vi chiedo di non stare sulla postazione della nostra telecamera centrale qua davanti al palco, vi chiedo di scendere da quella postazione perché è solo per la telecamera. Vi chiedo a tutti davvero di lasciare quella postazione, per piacere, anche perché dobbiamo lavorare in modo corretto e una volta che voi vi spostate non date la possibilità
alla nostra regia e alle persone che stanno lavorando di procedere nel modo migliore. Siamo sempre in diretta qua su Sardegna Live, le telecamere sempre accese qua in piazza Marconi. Aspettiamo un secondo perché ovviamente tra poco si disputerà l'attesa finale dei Supaludes Osvi Inados. Anch'io guardo nel monitor che mi è stato affidato e consegnato per capire che cosa sta succedendo, che cosa sta accadendo. È stata una finale un pochino concitata. Torre, chi ha vinto, ricordamelo, perché alla fine mi sono anche perso in un marasma generale. Dollaro con Antonello Pisone si è classificato al primo posto, e poi Giuseppe Chessa con Moreno, e al terzo posto Valentino Bussu con il Nano Malefico. Ci lasciamo ancora per 3 secondi di pubblicità. Voi state ancora insieme a noi perché tra poco ancora qui per disputare la 13ª edizione dei Supaludes Osvi Inados. Uno stacco dalla regia e poi ancora qui in diretta da Ollolai. Tradizioni, dal respiro della memoria riaffiorano orgoglio e fierezza. Folklore, l'anima del tempo rivive nel canto, nel suono e nel ballo. Artigianato, le mani intrecciano il sapere, l'esperienza produce bellezza. Natura, gastronomia, sport, eventi. Estate ollollaese in 7 mosse. Se vuoi vivere un'esperienza indimenticabile, vieni a Ollollai. Terra di Ospitone, luogo di cose preziose. A Ollollai, nella espositiva di Sora Arredamenti, potrai ammirare dal vivo un'ampia selezione di ambienti classici e moderni. Potrai scegliere la tua soluzione ideale e in ogni momento sarai supportato con la cura dei dettagli e dalla competenza del nostro personale. La nostra esperienza vanta 70 anni di attività. Sora Arredamenti, la tua casa su misura. Vieni a trovarci. Le tue emozioni, il calore della famiglia e i momenti da condividere abitano in uno spazio speciale. La casa non è un luogo qualsiasi. Per vendere e comprare casa, rivolgiti al gruppo Sarda Immobiliare, perché accontentarsi di un luogo qualsiasi quando si ha la possibilità di vivere in un paradiso. Gruppo Sarda Immobiliare, qui da noi sei di casa. Sardegna Live, l'isola in un click. Palio degli Asinelli, siamo ancora in diretta qua da Ollollai. Antonello Pisone con Dollaro ha vinto la 15ª edizione di questa manifestazione. Tra poco ovviamente è attesa la finale per quanto riguarda Supaludes Osvi Inados. Tra poco gli Asinelli correranno ancora una volta in pista, però io vorrei rivedere quella bella Sardegna che davvero ci ha regalato tanti momenti di festa in questa serata. Riccardo Soro, tu sei pronto? Ancora Ollollai e le note di una tradizione senza fine.
Ci prepariamo per la finale dei vicinati, rioni di Ololai, protagonisti in questo momento. I di Liriana riprendono e riabbracciano gli strumenti. Tore, abbiamo qualche novità per quanto riguarda l'ultimo momento di questa edizione del Palio degli Asinelli 2016, 15ª edizione del Palio che è stata vinta da Antonello Pisone in sella a Dollaro, e adesso la 13ª edizione di Supalu de Sosvi in Ados. Abbiamo i Fantini. Sì. Abbiamo i nomi, ma stiamo rettificando un piccolo appunto. Adesso vediamo come procedere. Massimo ci sta dando tutte le disposizioni, ci siamo. Sì, perché si sono ormai sistemate le monte, sistemati gli asinelli, però quello che conta sono i rioni, quindi i vicinati e la monta. Infatti abbiamo su Ferruzzone Valentino Bussu, sull'Aralai Giovanni Bussu, Sapatule Isacco Ghisu, su Montricu Davide Frau e Sistradone Michele Cottu. Saranno questi a contendersi Supalu, che vediamo qua dietro, completamente rinnovato, e quindi lo terrà poi il vicinato che si aggiudicherà questa edizione 2016 del Palio di Ololai. Quindi tra poco vedremo gli asinelli ancora una volta scendere in pista. I rioni li hai nominati tu, i 5 rioni storici di Ololai. In piazza Marconi c'è ancora tanta gente che ovviamente è pronta a fare il tifo per il proprio rione, per il rione che in questo caso ovviamente sosterranno quelli che di Ololai non sono. Però sento dietro di me le note dell'organetto di Silvano Fadda che si scalda in questa giornata dove la temperatura non è di certo mite, perché fa freddino, Abbastanza, sì, per niente estiva, diciamo. Abbiamo rispolverato i giubbottini. È facile, io pensavo di avere qualcosa di troppo grosso, invece mi sa che è adatto. Invece hai fatto bene a metterti il piumino. Tore, lasciamo di nuovo spazio di Liriana, così si crea ancora un momento bello di una Sardegna che si racconta attraverso le sue tradizioni.
E noi siamo pronti per disputare la 13ª edizione di Supalude Sosvinados. Tore, vieni vicino a me, ma voglio vicino a me anche delle maglie verdi del rione di Laralai. Michela, venite, perché prima abbiamo dato voce a Riccardo Soro del Montrico e ora ovviamente protagoniste voi. Magliettina verde, Laralai, siete voi detentrici del titolo dello scorso anno e quest'anno come si prospetta? Speriamo di vincere anche quest'anno. Vi siete preparati? Il vostro fantino chi è? Giovanni Bussu. Giovanni Bussu lo conosco, abbiamo registrato uno speciale bellissimo nella sua azienda, quindi un percorso di valorizzazione dell'asinello. Anche Pierpaolo Soro è qui con noi, ma voi siete anche di leva se non sbaglio, vero? Sì, siamo di leva e infatti vi aspettiamo tutti dal 23 al 26 agosto Perché? per la festa di San Bartolomeo che viene organizzata dalla leva, di cui facciamo parte. Certo, siete della leva e qui a Lollai, quando si è di leva, c'è un, possiamo chiamarlo non un moto, un urlo che è... Volevamo regalarci anche questo momento in occasione del Palio degli Asinelli. Comunicazioni di servizio, è stato trovato un telefono, uno smartphone, chi lo avesse perso, un Samsung, lo può ritirare qua al centro del palco. Sì, voi dopo questa potete andare, arrivederci. Siamo pronti, Tore, vieni vicino a me, Tore Budroni, speaker ufficiale di questa manifestazione. Da sempre vediamo già gli asinelli che si dispongono qua nella pista, si stanno scaldando più che disporsi al nastro di partenza che dovranno correre e disputare una nuova gara. Le magliette colorate ovviamente riportano al loro rione di appartenenza, i rioni storici di Lollai sono 5. Adesso conteremo gli asinelli presenti qua in pista per dare ancora una volta il via a un evento e una grande festa di comunità. Manca solo su Montricu perché Ferrussones con Valentino Bussu dovrebbe essere in pista, Laralai ce lo abbiamo. Tore, fammi vedere e fammi leggere perché altrimenti mi perdo. Con Giovanni Bussu, Sappadule, Isacco Ghisu, su Montricu Davide Frau e poi Sistradone con Michele Cotto. L'abbiamo detto e ripetuto più volte, 5 sono i rioni, tra poco ovviamente procederemo alla grande finale. Tra l'altro in questa giornata abbiamo registrato anche lo speciale che fra qualche settimana andrà in onda su Videolina. Pietro Lavena con costanti aggiornamenti ha riproposto e ha fatto sentire tutti nel pieno vivo di questo evento e poi l'ho ripetuto già diverse volte, Gabriele Doppio attraverso i suoi scatti ci darà la possibilità di vivere tra qualche giorno i momenti più belli di questa edizione del Palio degli Asinelli. Tore, ci siamo tutti in pista? Sì, diciamo che siamo prossimi dopo le fasi movimentate della finale precedente, adesso ci auguriamo che si parta in maniera regolare e poi il vicinato vincitore potrà festeggiare e ritirarsi la nuova edizione del Palio 2016, ricordiamo giunto alla 13ª edizione. Quindi la giubba rossa e blu per Ferruzzone e Valentino Bussu, la giubba bianca e verde di Laralai e Giovanni Bussu, la giubba celeste di Sappadula e Isacco Ghisu, la giubba gialla e grigia per Su Montricu e Davide Frau e la giubba nera con le maniche gialle per Sistradone e Michele Cottu. Ne approfitto anche per ringraziare per l'ottimo lavoro svolto Tore Mattana che ci ha dato luci e in questo caso anche i suoni. Però sento la piazza un po' silenziosa. Scusate, Ferruzzones c'è o no? Ok, i colori rossi li abbiamo lì. Laralai? Anche Laralai c'è. Sappadule? Sappadule si fa sentire, Su Montricu? Abbiamo qua Su Montricu alle nostre spalle perché dall'urlo che si è levato sono loro. E Sistradone? Ci sono anche loro, ci sono
Anche loro, gli asinelli, dovrebbero essere già tutti in pista. Carlo Crisponi non vede l'ora di cantare ancora una volta per questo grande percorso, per questa manifestazione. Ovviamente grazie anche a Cristina Tangianu che ci ha dato la possibilità di collegarci nella pista e di dar voce a tante persone che sono venute qua in questa giornata di festa. Tore, a te ancora una volta il piacere di offrirci un'emozione attraverso quel racconto serrato che solo tu riesci a fare e a darci. Il piacere è tutto mio poter collaborare con voi e ogni anno assistere a questa splendida manifestazione. Grazie Tore, impeccabile, ovviamente come sempre, professionista. Chilivani ti vede sempre protagonista in questo caso. Ecco, abbiamo di nuovo la postazione, la telecamera che ci offre i momenti della partenza in una sorta di totale che non ci dà la possibilità di perdere per fortuna nemmeno un frammento di quella partenza e di quel taglio del traguardo, così come abbiamo visto già diverse volte. Adesso dovremo essere prossimi alla partenza. Ricordiamo che anche ora saranno 5 come la finale precedente i passaggi da effettuare prima che il vincitore porti a casa il palio per un anno intero. Con calma. Partita questa finale dove scatta al comando la giubba rossa e blu di Ferruzzone. Ferruzzone con l'Aralai in seconda posizione, mentre cade su Montricco e Sistradone è rimasto praticamente al palo. E intanto al secondo passaggio Ferruzzone nei confronti di Laralai, Ferruzzone, Laralai, Sappadule, questi tre che sono rimasti in pista a giocarsi la vittoria finale di quest'anno, con Ferruzzone che ha una decina di lunghezze di vantaggio nei confronti della giubba bianca e verde di Laralai. Terzo passaggio intanto per Ferruzzone che comanda con assoluta facilità nei confronti di Laralai, che prova a riavvicinarlo, ma il battistrada è saldamente al comando. Ferruzzone con Valentino Bussu. Quarto passaggio per Ferruzzone che continua a mantenere un margine praticamente inavvicinabile, è andato via, ormai non si dovrebbe acchiappare più. E intanto prosegue la sua marcia trionfale, sta per tagliare il traguardo Ferruzzone con Valentino Bussu. Ferruzzone che viene a vincere per il rione con Valentino Bussu, ha stracciato gli avversari e porta a casa per Ferruzzone l'edizione numero 13 del Palio de Sovicinados di Olollai, giunto così alla 13ª edizione. E quindi Ferruzzone che festeggia con Valentino Bussu in sella. E dunque il rione di Ferruzzones che vince questa 13ª edizione del Palio degli Asinelli. Pierpaolo, noi vogliamo subito Valentino Bussu, il vincitore, e Antonello Pisone per chiudere questa diretta, anche perché più che diretta è stata ancora una volta una maratona, quindi i vincitori dovrebbero raggiungerci qua sul palco se vogliono che la consegna avvenga sotto l'occhio delle telecamere. Qua il rione, caro Carlo, esulta e festeggia, le magliette rosse fanno festa, assolutamente sì, prendiamo tutto. L'Aralai cede il trofeo su Palu in questo caso e Ferruzzones esulta. Vi abbiamo portato fortuna, eh? Valentino Bussu, se ci raggiungi qua sul palco.
Pierpaolo, per le premiazioni come ci muoviamo? Il direttore commerciale di Chilivan Ambiente è colui che ha pagato la sponsorizzazione. Come si chiama? È Salvatore Bush. Lo aspettiamo qua sul palco perché insieme a lui consegneremo il premio, il titolo. Sebastiano Bussu ci può raggiungere qua e chiamiamo anche Valentino Bussu, se ci raggiungi Valentino, e Antonello Pisone, venite qua perché la premiazione avverrà sul palco. Qua c'è chi esulta e chi dispera, e Valentino che festeggia. Valentino, hai vinto tu, in questo caso per il rione di Ferruzones, casacca rossa. Chiamiamo qualche rappresentante del rione di Ferruzones a raggiungerci sul palco, così il presidente della Pro, solo qualche, non tutti, ci consegna su Palu. Un grazie davvero a tutte le persone che sono state qui in questa giornata, grazie alla Proloco di Olollai, grazie al Comune. Grazie a tutte le associazioni che si sono impegnate per la buona riuscita dell'evento. Aspettiamo Antonello Pisone. Mentre Ferruzones si appropria dei Supalu, questo simbolo di vittoria. Bene, io direi che la festa adesso, Valentino, può continuare giù dal palco, potete andare così fate il giro anche voi del percorso di Piazza Marconi. Andate a fare il giro di Piazza Marconi, così coloriamo ancora una volta il cuore di Olollai. Ben trovato anche a lei, Sebastiano Bussu ci ha già raggiunto. Responsabile di Chilivani Ambiente, grazie ovviamente per la sua presenza e per il sostegno alla manifestazione che ancora una volta avete voluto dare. 15° Palio degli Asinelli, Olollai, edizione 2015, vince al primo posto con il suo asinello dollaro Antonello Pisone. Antonello, vieni qua al centro del palco. Questa è la consegna ufficiale di una Sardegna che riporta i colori del Palio degli Asinelli. L'artista di Olollai ha voluto immortalare in questo caso la nostra isola e tante macchine fotografiche stanno immortalando questo momento. Grazie ad Antonello Pisone. Io direi che Sebastiano Bussu può rimanere in nostra compagnia, così premiamo anche il secondo e il terzo, giusto, presidente della Proloco Pierpaolo Soro. Secondo classificato è Giuseppe Chessa con Moreno. Si è guadagnato appunto la seconda posizione. Eccolo qua Giuseppe. Ben trovato e complimenti anche a te. Sebastiano Bussu di Chilivani Ambiente ti consegna questo ricordo. Un'altra Sardegna ritagliata da un artista ollollaese. E infine, caro Pierpaolo, abbiamo il terzo, Nano Malefico e l'asinello di Valentino Bussu, che abbiamo già qua sul palco. Il presidente consegna la Sardegna, strette di mano fra tutti. Pierpaolo, che momento dobbiamo ancora ritagliare? È andata bene, un successo, a Trojano Ormedio in salute.
Quindi sono i saluti finali questi. Grazie a tutti per averci seguito, un ringraziamento di cuore a tutte le persone che hanno lavorato per la buona riuscita dell'evento, grazie a tutti gli operatori, grazie alla regia di Davide Corona, grazie alle persone che si sono impegnate per raccontare questa manifestazione attraverso la voce di Cristina Tangianu, di Pietro Lavena, di Alessandro Pintus, di Andrea Nuchis, di Carlo Crisponi e poi di Liriana con Silvano Fad e con Giovanni De Melas. Sono tante le persone che davvero sono state impegnate in questo percorso, Gabriele Doppio con le sue fotografie. Io non vorrei dimenticare nessuno, Torre Mattana lo vedo lì soddisfatto del lavoro che ancora una volta ha portato a casa, i tanti amici che arrivano dai diversi paesi della Sardegna e hanno voluto fare festa con noi. Hai ancora qualcosa da aggiungere, altrimenti ci lasciamo così? Un grazie a tutti gli sponsor, a Chi Livano Ambiente, al Comune di Lollai, alla Regione Sardegna, Vimita Loro, Agris, Aras, tutti. Qualcuno ho dimenticato, mi perdoni, grazie a tutti. Sarai perdonato, grazie davvero. La 15ª edizione del Palio degli Asinelli a Lollai si conclude qui. Buonanotte a tutti, all'anno prossimo.